Buongiorno mondo, come va? Spero tutto bene. Siamo durante la settimana di Ferragosto, questa è una settimana di vacanze. Qui le spiagge del litorale romano sono piene di persone che si stanno godendo la vacanza e io invece oggi voglio parlare di un argomento che è un po' sorta di manifesto del nuovo percorso mio di vita qui in Italia. Dopo tanti anni, 7 che ho passato a Forteventura, sono rientrato in Italia e devo dire che per i primi mesi sono stato in una bolla di confusione, anche perché ripartire a 42 anni è completamente differente rispetto a quello che è magari avere 18-20 anni. Però la cosa importante è che dietro di noi, soprattutto chi ha la mia età, ha un grande bagaglio di esperienza, soprattutto per chi ha vissuto all'estero, per chi ha fatto parecchie cose sia a livello lavorativo ma anche a livello di relazioni personali, chi ha conosciuto persone magari provenienti da altre culture, con altre lingue, e quindi naturalmente non è che si riparte da zero, si riparte da quelli che sono i propri bagagli di esperienza. La mia più grande, diciamo, ricchezza è proprio questo, avere, tra virgolette, questo grande bagaglio di esperienze fatte, di tipologie anche di lavori fatti, e avere la consapevolezza che incanalarmi in un solo tipologia di lavoro, fare solo una determinata cosa, non è mai stato il mio forte. Io ho sempre fatto più cose proprio perché mi sono reso conto di avere, diciamo, quella cosa che viene chiamata multipotenziale, e quindi siamo persone che eccellano magari in tanti campi. Spesso e volentieri veniamo anche chiamati persone che non concludono, che non terminano determinate cose, e invece vi posso assicurare che noi che abbiamo questa capacità di magari fare determinate cose tutte insieme in contemporanea, siamo persone effettivamente che amiamo quello che stiamo facendo e spesso e volentieri terminiamo effettivamente quello che decidiamo di proporci come obiettivo. Quello che però in questi mesi, naturalmente in Italia, dopo un cambio totale di vita, è stato un pochettino il pensiero: cosa mi metto a fare, quale sarà, tra virgolette, il prossimo step della mia vita a quest'età, e c'è stato un po' di confusione. Ho preparato addirittura il mio curriculum, 3 pagine piene di esperienze, di cose fatte, di cose che ho fatto negli ultimi 20 anni, e per il momento, all'inizio ho detto ok, trovo un bel lavoro con la classica busta paga, se con le ferie, però poi dopo, tra virgolette, ho capito che la mia natura non è questa, non c'è niente da fare. Io dopo un po' che faccio le stesse cose mi sento intrappolato in una sorta di gabbia, e quindi la cosa che ho fatto è prendere quella che è la valigia che mi sono portato con le esperienze fatte e con quello che ho fatto negli ultimi anni, e quindi ho preso determinati oggetti, me li sono guardati, li ho analizzati e un po' rispecchiano quello che sarà la visione che ho da qui ai prossimi anni. Cosa mi ha imparato Forteventura? Forteventura mi ha imparato soprattutto una consapevolezza che noi abbiamo la capacità di attrarre quello che effettivamente vogliamo. Che cosa vuol dire? Che in determinati momenti della mia vita io mi sono trovato in situazioni in cui non ero contento e felice, in situazioni in cui volevo cambiare quello che stavo facendo, e a un certo punto avevo il desiderio di trovarmi in un determinato luogo, fare determinate esperienze, senza però effettivamente sapere come realizzarle, ma
immaginandole, avendoci effettivamente una sorta di manifestazione. Andavo a dormire con quel pensiero e casualità, dopo un po' quella cosa effettivamente succedeva. Un po' è stato il mio arrivo a Forteventura. Io ero arrivato praticamente saturo dalla vita che facevo qui e dal tipo di lavoro che facevo qui, che era molto stressante. Manifestavo in maniera visiva un cambio di vita. Arrivato sull'isola, l'incidente stradale mi ha bloccato lì, quindi la manifestazione è stata estremamente potente. Questa cosa qui mi è capitata con dei ritmi e con delle forti, diciamo, occasioni in cui ho sperimentato che la mia manifestazione, le mie visioni e quello che effettivamente desideravo poi effettivamente accadevano. E quindi esattamente prima del Covid immaginavo di avere la possibilità di aprire un coworking, e nel momento in cui prima della pandemia le persone sull'isola mi prendevano per matto, io immaginavo esattamente quello che poi sarebbe successo post-Covid. Ragazzi che venivano da tutta Europa, ragazzi che venivano a vivere e a lavorare alle Canarie, perché io dicevo: ma perché sti matti vanno dall'altra parte del mondo quando stanno a 4-5 km, 4-5 ore di volo, e possono avere un clima spettacolare, fare surf, fare un pochettino tutto quello che si fa a Bali, e ancora non ci hanno visto i locali o le aziende locali. E quindi quella intenzione, quella sorta di cosa poi si è tramutata effettivamente nel momento in cui le cose si sono allineate, senza, tra virgolette, neanche sapere come. Mi sono ritrovato, ci siamo ritrovati insieme anche alle persone con le quali hanno lavorato con me, ad avere naturalmente l'opportunità di avere un coworking. Quindi la legge, come dicono, di attrazione, la legge della visione, la legge naturalmente di entrare in uno stato di vibrazione con quello che effettivamente sono i propri desideri, è una cosa che io ho imparato in maniera fortissima a Forteventura. Gli incontri con determinate persone che effettivamente io andavo, tra virgolette, a chiamare in maniera inconscia, perché avevo bisogno di incontrare quel determinato tipo di persona, quella determinato tipo di esperienza, entravano praticamente e arrivavano sulla mia strada senza che io sapessi come, dove e perché. Qualche giorno fa ho visto un canale di YouTube in lingua inglese di Kate Clark, che mi ha effettivamente dato un'illuminazione su quelle che sono state le mie esperienze. Lei parla naturalmente delle manifestazioni, delle vibrazioni, della visione, di tutta una serie di cose, e mi ha dato effettivamente un quadro completo di quello che io ho per alcuni versi manifestato e acquisito nel corso degli anni. E quindi ad un certo punto ho detto: ok, io ho 42 anni, sono in Italia, e la mia visione da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, è effettivamente realizzare quello che è il mio sogno, le mie aspettative, i miei obiettivi, quello che effettivamente mi fa stare bene. E quindi ho aperto il bagaglio di esperienze con degli oggetti, e quindi adesso piano piano insieme a voi vi racconto quello che sto iniziando a manifestare e anche quello che sto iniziando a realizzare. Nel corso degli anni alle Canarie ho fatto per anni il consulente, naturalmente, per quanto riguarda la SEO. Questo è un funnel di marketing digitale che mi ha permesso, naturalmente grazie anche a un po' l'esperienza, agli studi, di lavorare e di fare consulenze anche con piccole, grandi e medie aziende su il mio praticamente
le mie conoscenze, che sono quelle del digital marketing, ma soprattutto per quanto riguarda la SEO. E quindi riorganizzare, predisporre un percorso di consulenza per quanto riguarda le aziende locali è sicuramente uno dei miei obiettivi da qui ai prossimi mesi. Altra cosa che ho fatto e che effettivamente mi sono trovato a mio agio è quello di formare ragazzi che venivano un pochettino da tutta Europa attraverso diciamo, i bandi Erasmus. È una cosa che io ho fatto con ragazzi che venivano dalla Polonia, dalla Lituania, dall'Italia, dal Portogallo, sono venuti negli ultimi 3 o 4 anni veramente un centinaio di ragazzi, e avere quella esperienza di trasmettere conoscenza su una propria passione, un proprio lavoro a dei ragazzi che effettivamente a 20 anni, 18 anni non sanno magari qual è il loro percorso futuro di vita, mi ha dato una consapevolezza che fare formazione, dare tra virgolette dei percorsi formativi con persone che effettivamente in quel momento hanno bisogno magari di una figura che li segue, che gli dà qualche consiglio, è una cosa che assolutamente voglio fare da qui ai prossimi anni. E quindi questi qui, che sono naturalmente gli occhiali da professore, che purtroppo dopo i 40 anni uno bisogna mettere gli occhiali da vista, sono altro oggetto che io mi metto nella valigia delle esperienze che ho fatto e di quello che voglio manifestare. Altra cosa che ho fatto e che continuerò a fare, perché è una cosa che mi piace in maniera incredibile, è quella di realizzare contenuti video e foto. Qui dentro negli anni io ho avuto la possibilità con GoPro, Osmo Pocket e naturalmente il mio drone di fare video e contenuti che poi andavano non solo sul web. Ho fatto delle fotografie che poi si sono trasformate in quadri, ho fatto dei video che sono anche presenti sul mio canale di YouTube, ma ho fatto anche documentari, video per quanto riguarda anche la mia esperienza alle Canarie, e ho collaborato anche con l'ufficio del turismo spagnolo, e anche questa cosa voglio continuarla a mantenere, voglio continuare a creare contenuti, e visto che per anni ho, tra virgolette, anzi, ho promozionato l'isola di Forteventura, perché non farlo qui in Italia, a casa mia? E quindi anche questa è una visione, è una cosa, è una sorta di manifestazione e di visione che io ho da qui ai prossimi mesi. Quindi il canale di YouTube, ma anche altre cose. Continuerò a mantenere quello che è un po' il mio spirito di raccontare posti, luoghi, esperienze, fare fotografie magari di alcuni locali o di alcuni luoghi che magari hanno qualcosa da raccontare. E quindi anche questa cosa qui è una cosa che ho deciso di continuare e di riallineare rispetto a quello che io sono. Un'altra cosa che un po' mi manca è naturalmente l'aspetto del coworking. Io vi devo dire che il coworking è stata per me una delle esperienze più belle, perché ho avuto la possibilità, nel mentre che io facevo il mio lavoro, le mie consulenze e tutto quanto, di entrare in contatto
con ragazzi, ragazze, imprenditori, nomadi digitali, persone che facevano dei lavori più incredibili ed erano effettivamente delle persone con cui io ero una sorta di spugna, assimilavo la pausa caffè dentro a un coworking, probabilmente è l'esperienza più bella che ci possa essere, perché si riesce a capire mondi lontani da quello che uno è giorno per giorno. Io ho avuto all'interno del coworking dirigenti di Amazon, di Google, dei grafici, dei social media manager, degli influencer, degli youtuber anche abbastanza importanti e famosi, delle persone che facevano recupero crediti telefonicamente e si attaccavano al telefono per recuperare i soldi per le licenze, dei persone che facevano dei lavori più incredibili, ingegneri informatici. Bene, questa cosa a me fondamentalmente manca e quindi è una cosa che io comunque, anche stando qui in ufficio a casa, voglio continuare a mantenere. E quindi che cosa ho fatto? Ho creato un canale di Twitch dove durante il giorno farò delle dirette di coworking online utilizzando lo schema Pomodoro, ovvero minuti di focus di lavoro e poi 5-10 minuti in cui chi è in diretta con me, chi sta lavorando magari anche dall'altra parte del mondo, ci possiamo scambiare chiacchiere, messaggi e effettivamente creare un po' una community di quelle persone che lavorano o da casa o fuori casa e che vogliono passare queste ore di lavoro un po' in compagnia. E quindi sotto poi vi lascerò il link del mio canale Twitch. Durante adesso è il pomeriggio che è agosto, ma poi da settembre inizieremo con un orario pomeridiano, dalle 2-4 ore lavoreremo insieme, ognuno con i propri programmi e progetti, ma poi magari 5 minuti di pausa ci facciamo una bella chiacchierata, un po' per mantenere quelli che sono i contatti con le persone più disparate. Altra cosa che effettivamente a me mancava è naturalmente avere un progetto online, quindi un mio sito internet da sviluppare. Nel corso degli anni ho fatto siti internet da affiliazioni, ho avuto naturalmente siti internet delle attività giù che promuovevo e sviluppavo, ho avuto esperienze nei vari ambiti. In questo caso qui ho ripreso un progetto che tenevo nel cassetto e che ho avuto per tanti anni, che è una agenda di quelli che sono gli eventi a Roma. Il sito internet si chiama centraeventiroma.it, è un progetto che io ce l'ho avuto nel cassetto dal 2012, quindi immaginate sono ormai 13 anni, e che a fasi alterne ho aperto e chiuso, poi naturalmente dopo il Covid c'è stato il crollo naturalmente di tutto quello che era gli eventi, da qualche mese l'ho riaperto, per me è una sorta di anche palestra personale nel vedere come farlo crescere nel tempo, come ampliare quella che è la sua visibilità, la sua fan base, e anche questo è un qualcosa che voglio continuare a fare e che ho deciso effettivamente di sviluppare al massimo. Durante le ore di live di coworking insieme lavorerò su questo sito internet o su altri progetti, perché è una cosa che a me piace e quindi fondamentalmente è una cosa che io voglio mantenere e sviluppare. La visione, come vi dicevo, che è un po' quella che è la mia manifestazione che sto facendo adesso ad agosto, è quella di unire tutto insieme, quindi quello di creare una sorta di mega schema in cui c'è la parte di consulenza per quelle che sono le aziende, soprattutto locali, e quindi sto realizzando un sito internet dove poter entrare in contatto con me, eventualmente avere degli schemi, degli aiuti, una sorta anche di consulenza su quello che potrebbe essere la visibilità online per quanto riguarda le aziende locali, la parte di formazione, e quindi io ho fatto e ho registrato
a Forteventura dei corsi che poi non ho mai pubblicato. Voi immaginate che ho fatto un corso totale sulla SEO e sta lì, ma ormai è obsoleto e quindi lo andrò a ricreare. Ho fatto dei corsi per Facebook, penso 4 o 5 anni fa, che ho poi naturalmente messo nel cassetto, dei corsi per quanto riguarda anche la creazione dei siti internet in WordPress. Questa roba qui anche mano a mano inizierò a creare dei piccoli corsi e anche formazioni direttamente online. Adesso sto un pochettino nella fase di programmazione. L'altra parte naturalmente sarà il coworking online, quindi la mia diretta streaming in diretta tutti i giorni da lunedì al venerdì con degli orari, e questo progetto di Centra Eventi Roma e naturalmente della promozione di quelli che è Roma e le zone limitrofe, sia per quanto riguarda il mio canale di YouTube che per quanto riguarda naturalmente le altre piattaforme. Quindi il mio canale di YouTube rimane il mio diario personale in cui parlerò di questi progetti e di queste, diciamo, realizzazioni che poi possono fallire o no, ma l'importante è l'intenzione. Se mi ha, diciamo, insegnato qualcosa Forteventura è essere, tra virgolette, questa che è la tigre di Man. La tigre di Man ha due facce, o ha una faccia, diciamo, impaurita e naturalmente ha paura anche della sua stessa ombra, oppure nel momento in cui decide di mettersi la corazza diventa la tigre più forte di tutto l'universo. E quindi questi sono praticamente i progetti, i programmi che possono essere anche un punto di spunto, una riflessione per chi si trova più o meno in una situazione come me di avere 40 anni e dover ripartire o dover non ricominciare, ma rimettere, tra virgolette, in carreggiata quelle che sono le proprie aspettative. E quindi vi aspetto naturalmente sia in live su Twitch, sia per quanto riguarda il canale di YouTube e naturalmente i vari sviluppi che andrò a fare giorno per giorno. Ho creato anche un canale Discord dove possiamo incontrarci e farci delle chiacchierate sulle varie tematiche. L'importante è che quello che sto, tra virgolette, realizzando verrà settimanalmente, sia con video informativi, sia con video di uscite per la città di Roma e farvi vedere qualche quartiere, qualche cosa particolare, che naturalmente restano come la mia visione, come una sorta di manifesto di quello che voglio fare da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Io non so chi incontrerò durante questo mio percorso, potrei incontrare clienti, potrei incontrare studenti, potrei incontrare anche delle persone che mi formano, tra virgolette, in base a magari a delle mie lacune, però questo percorso è un percorso che avrà naturalmente la visione di essere una sorta di percorso di crescita, un percorso di creazione. Non so cosa succederà da qui ai prossimi mesi, però la mia visione è chiarissima, è esattamente voglio essere e arrivare a un determinato punto e obiettivo, e quello che è il mio bagaglio di esperienze e le azioni che andrò a fare e che sto facendo dagli ultimi mesi mi porteranno a un determinato punto. Ho visto, e chiudo questo video lunghissimo, un video bellissimo, il video di Nicola Donti. Nicola Donti naturalmente andate a cercare su YouTube, è naturalmente una persona che fa degli speech su naturalmente il senso della vita, su determinate tematiche, e fa un esempio di delle persone a cui viene chiesto di tracciare il miglior percorso da un punto A ad un punto B. Non so se si vede. Che succede? Che gli adulti, soprattutto quelli che sono incanalati, che bisogna fare presto, bisogna essere rapidi, naturalmente che cosa fanno? Tracciano una linea
dritta. Quindi immaginate che se io devo andare da Roma a Milano mi prendo il diretto o l'aereo e magari in 40 minuti sto a Milano. Se questa stessa domanda la si fa a un bambino magari in età prescolare, il bambino prende dal punto A e inizia a fare praticamente dei scarabocchi e questo percorso naturalmente per il bambino è il migliore. Perché? Perché non è stato chiesto qual è il percorso più veloce, ma è stato chiesto qual è il percorso migliore. Spesso e volentieri il percorso migliore non è quello più veloce, ma è quello che ti fa fare dei giri e ti fa conoscere cose che magari tu non avresti mai immaginato nel tuo percorso. E quindi magari da Roma a Milano io ci vado con la macchina e mi faccio naturalmente la strada e vado a vedere le varie zone d'Italia che mi possono offrire, la Toscana, l'Emilia Romagna, tutta una serie di luoghi. Magari ci metto 3 giorni, 4 giorni per arrivare fino a Milano, però il bagaglio e l'esperienza che io ho avuto in quel percorso naturalmente è 10.000 volte più ricco rispetto a prendere un aereo, stare all'interno di un aereo e fare in 40 minuti Roma-Milano. Quindi più o meno il percorso che io ho fatto anche all'interno della mia vita è stato questo: non andare da un punto A ad un punto B in maniera più veloce, fare questi grandi giri immensi che però mi hanno arricchito durante il mio percorso della vita, e quindi fare in maniera tale di, tra virgolette, portarvi con me in questa nuova esperienza è un po' una cosa che mi fa eventualmente risonare con persone che la vedono come me, hanno la mia stessa identica esperienza. So di tanti italiani che stanno rientrando dai vari paesi, Canarie, Dubai, America Latina, non si sa per quale motivo, ma c'è un grande rientro. E quindi se come me stai ripartendo, se come me hai dei progetti, hai una visione a lungo, hai dei desideri, iscriviti al canale, partecipa online alle miei sessioni di focus dove metterò musica rilassante e ci facciamo qualche chiacchierata e facciamo, tra virgolette, questo percorso insieme. Io vi mando un saluto da Ardea, mi levo gli occhiali perché veramente sembro vecchio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.